È dal I secolo a.C. che il Tempio di Ercole volge lo sguardo verso il preludio della prossima parte del mio viaggio, ovvero la pianura pontina. Mi trovo su un altro borgo che ha un magnifico affaccio sulla natura circostante, ovvero Cori. E la prossima meta invece, sempre da queste parti, non lontano da qua, me la farò narrare da un artigiano, un residente, uno che ha tante storie da raccontare. Sorge su un cono di terra addossato ai Monti Lepini e fa da vedetta sull'Agro Pontino. Sermoneta è uno scrigno di Medioevo. Le sue chiavi me le ha date un fabbro che qui ha sempre vissuto e dove ha lavorato anche come aiuto restauratore. Di ogni pietra conosce il sussurro. Questa pietra qua che luccica? Sì? È una pietra calcarea. Mia moglie mi chiama agaro medievale sermonetano perché mia moglie non è di qua e pensa che sia troppo legato. Gli agari stanno all'interno delle parti e muovono dentro i materazzi, queste cose, no? E io amo essere cittadino del mondo comunque, al di là di questo che può essere Sermoneta. Ecco, qua dovresti mettere la tua mano per sentire quella del passato. Io vengo stanco, vengo su con la fascina di legna, col sacco sulle spalle, ho bisogno di salire sto gradino, non lo posso salire così spedito, ho bisogno di fermarmi. La mia mano si poggia su questo sasso, tu ti appoggi, senti il liscio di sta mano, qua puoi sentire le pulsazioni di chi ci ha passato prima di te, la stanchezza, la felicità, ci trovi un po' tutto, è l'immaginazione quella che non può cancellare e non può registrare la tua macchina, però questo è quello che senti come patrimonio del posto. Conosci i segreti di ogni vicola? Sì. Esiste un valore indiscusso che è la passione per la storia, ma esiste un valore ancora più grande, ovvero la voglia e l'urgenza di trasmetterla, di tramandarla, per non lasciare disperdere le tracce e per ricordare quello che è stato al fine di trarre un insegnamento. Sei legato comunque, dopo di me chi ci starà per farlo, non lo so, l'importante è che lasci un elemento che c'è sta sempre la continuità alle cose. Quindi lo scopo di questo episodio è andare oltre il velo dell'esperienza turistica che sia molto spesso dei borghi, superficiale, fatta solo di ristoranti e belle vedute. Era la protezione dell'angelo, no? Il nero sulle facciate sì. non è dovuto alle cappe del cammino che pensi da vedere qua. Le pestilenze, chi era ricco prendeva la calce che veniva squagliata prima, ogni casa ne aveva una quantità e questa qua invece era il modo per disinfettare le pareti. Io ho lavorato per anni, 3 anni, al restauro di questa chiesa. Mi hanno permesso di acquisire un sogno che era nel cassetto, che quando lavoravo in fabbrica mi sentivo morire, e invece qua paga inferiore, però grande soddisfazione di stare in un posto dove hai sempre sognato di fare la ricerca, è il sogno. La ricerca era la ricerca del sapere, conoscere le proprie radici. Chi c'erano stati qua, abitavano i miei nonni in quella casa sottostante, erano passati da sta parte. E stavo bene in fabbrica con frullino in mano a mangiare smeriglio, quando invece avevo la possibilità di vedere il passato. E mi dicevi che questi aranceti in realtà prima erano delle abitazioni. Sono case. Erano case che non hanno più il tetto. E come mai non c'è più il tetto? Per non pagare le tasse al nuovo Stato, caduto lo Stato Pontificio, arrivano i sabauti e impongono le tasse. E allora chi non aveva più bisogno di queste case preferiva scoperchiarle che pagare la tassa a questo nuovo Stato, che per loro erano i liberatori, ma per la gente erano comunque degli invasori, perché per secoli stati sotto lo Stato Pontificio, oggi ritrovarsi in mano a un altro Stato che comunque non era la fonte di quella democrazia che tentavano di dire, era uno Stato che imponeva tasse. Levamo la gabella da uno e la mettiamo dall'altro e la storia ricomincia, è sempre all'ortolano. Questo qua era un ancoraggio per le corde del cavallo. All'interno riesci a vedere
il dito che fuoriesce, Sì. però la sensazione la devi provare mettendo il dito che qua si è allisciato. Sì, è vero, liscissimo perché è l'effetto della corda, Corda. che per secoli ha levigato la Sì. pietra. E com'era essere ragazzina a Sermoneta? Venivamo a scavare per trovare la roba antica perché io c'avevo questa fissa, no? Hai sempre avuto la fissa di ricercare? E lo sai che vuol dire? Conosce ogni angolo, starci dentro, e sta amico che non c'è sta, gli taglio le foglie. È il patrimonio della conoscenza, del posto. C'è il rischio che si disperda questa conoscenza? Io penso di sì. E noi che segno lasceremo? Il segno nostro potrebbe essere uno, quello dei passaparola. E se poi vi è persa come l'ondata del vento, pazienza, però è importante aver trasmesso, comunicato a qualcosa, a qualcuno, quello di aver lasciato come eredità la conoscenza, il sapere, l'atto di non sottomissione. E l'uso di questo mezzo meccanico che vogliamo chiamare, la macchina fotografica, eccetera, è importante proprio per poter trasmettere. Quando non possiamo più per niente, li chiudiamo dentro una scatola, lo nascondiamo, qualcuno ritroverà poi e si domanderà. Questo succedeva a quell'epoca e questo è quello che noi troviamo ogni volta che giriamo. Era via delle scuole, Sì. però ancora prima di via delle scuole rimangono 3 lettere, era via degli ebrei, molto probabilmente veniva chiamata così. Perché questo era il quartiere ebraico? Questo era il quartiere ebraico. Hanno lasciato grosse testimonianze di apertura al commercio, prestiti, eccetera. E questo sottostante, dove vedi quel piccolo pezzo d'asfalto, Ed era il cimitero degli ed ebrei. era il cimitero degli ebrei, però calcola che le tracce storiche si perdono, sono rimaste solo nei documenti perché una volta abbandonato nel 1600 questi vanno portati al ghetto di Ottavia a Roma e cominciano a prendere il nome delle origini da dove arrivavano, perché prima si chiamavano figlio d'Abramo, figlio di Isacco, e qua cominciano a pigliare il nome Sermoneta dai posti d'origine come Piperno, come Frascati, come Velletri. E gli ambienti di questo contesto urbano ci raccontano di secoli di esperienze che hanno contribuito a forgiare l'identità italiana, l'identità di questa parte d'Italia, forgiare un po' come la passione di Dino, forse non a caso è un fabbro. Qui hai attrezzi per fare un museo. E questo è l'angolo dove sfoghi la tua creatività. Questa che è? Questa è un'ascia che io riutilizzo alcuni elementi antichi e li faccio continuare nel tempo, no? La lingua aperta in due è un po' il sapere. E quindi cioè fai rinascere pezzi antichi? Cerco di riutilizzare comunque quello che l'uomo ha fatto per non farlo morire, cerco di ridargli vita attraverso l'utilizzo. Questi pezzi hanno tutti quanti una capacità di emettere suoni. Lungo e silenzioso nel tempo. È vero. Lungo e silenzioso come la memoria. Dino mi ha ricordato quanto questa sia importante, ma ora devo salutarlo. Però io non posso cambiare le sorti del tempo e non ci tengo affatto. Cambiamo perché per migliorare, non lo so se questo è frutto, diciamo, del migliorare se stessi o gli altri. Mirko, alla prossima. Svelare la storia, non per relegarla in un museo, ma per farla rivivere nelle storie di chi da questi posti è passato. Questo è ciò che fa Dino, l'approccio che dovremmo avere tutti. La storia, nella storia c'è il germe del futuro, è quello che ho imparato oggi a Sermoneta, grazie a Dino.